Ti posso dire per un attimo? Perché secondo me gli spunti sono tantissimi. Se c'è qualche domanda adesso, perché poi secondo me se qualcuno ha qualche intervento da fare, qualche domanda, perché insomma dici cose insomma, che fanno, a me il mio cervello sta girando moltissimo. Non ho preso periodo. Okay. Penso a quello di un po' di tutti. Se magari spezziamo un attimo qualche domanda, perché sennò si accumula forse le riflessioni. Gli argomenti. Sì. Se qualcuno se la sente, ecco sì. Posso? Ok, buonasera. Allora, mentre lei parlava, pure io fantastico un po' pensavo, riflettevo sui social, se esistesse o meno attualmente nella società la possibilità di un uso critico di questo strumento, perché mi ricollegavo a un libro, pensavo ai figli gesti di Foster Wallace, e lui immagina questa macchina con queste cartucce che ipnotizzano una persona e in qualche modo la rendono dipendente continuamente da questo apparecchio. E mi sembra un po' il funzionamento di questo continuo scroll davanti a questa realtà di social network. Lo vedo anche con gli alunni, comunque sono completamente dipendenti da questo tipo di dinamica. La mia considerazione piccola, semplice, era che attualmente non riusciamo a utilizzare questi strumenti con un senso critico. Per senso critico intendo con capacità di discernimento, perché sembra quasi che anche a livello mentale, a livello emotivo, sembra quasi che un minimo ti dissoci da questa situazione e riesci bene a capire quando è il momento di staccarne o meno. Io sono uno di quelli che in teoria cerca di usare pochissimo i social, WhatsApp pure mi dà fastidio perché dà questo senso di onnipresenza, che tu sei contattabile in qualsiasi orario, a qualsiasi ora, e quindi pensavo se c'era un modo o se c'era un'istituzione che fosse in grado di in qualche modo di istruire il cittadino a un uso più consapevole, più... Allora, 3 cose. La prima, cercate un corto che si chiama 2022, che in parte affronta questo tema del condizionamento continuo tramite un cortometraggio che parla di altro, ma in realtà ha come base appunto il condizionamento continuo e quasi subdolo che viene realizzato tramite questi meccanismi. La seconda cosa, non è affatto detto che questi strumenti si debbano per forza utilizzare. La terza cosa, in realtà quindi sono 4, non 3, la terza cosa, sempre utilizzando come categoria questa del capitalismo della solitudine, la ossessione di essere presenti sui social o di essere sempre raggiungibili è una declinazione della legge di Andy Warhol, fondatore della pop art. Fra le tante cose che ha detto ce n'è una abbastanza nota come citazione: un giorno ciascuno avrà i suoi 15 minuti di notorietà. Lui si riferiva alla televisione. Quello che i social realizzano invece è appunto la possibilità totalmente fittizia, e adesso vi dico perché secondo me, totalmente fittizia, di avere questi famosi 15 minuti di celebrità, che si traducono nel sollecitare i like. Non c'è niente di più patetico che fare a pacche sulle spalle. Questo accade per a pacche sulle spalle con i like. Cioè ti metto il like per indurre poi la reciprocità. Questo è vero in particolare nelle comunità verticali di musicisti, cioè aspiranti musicisti, aspiranti fotografi, aspiranti artisti, per cui metto il like così me lo rimetti. E se ci pensate, l'economia dei like, sull'economia dei like sono state costruite fortune multimilionarie. Ma se ci pensate, che cos'è un like? Facciamo, tutti noi abbiamo visto almeno una volta nella vita un musicista di strada che canta, che suona con la custodia o con un cappello aperto per insomma campare di libere erogazioni, di libere donazioni da parte delle persone che passano. Ora, il like non è altro che camminando, mi giro, vedo questa persona, ma però mica male, e continuo ad andare avanti. Secondo voi il musicista o l'artista di strada è più interessato a
a 5.000 persone che camminando gli fanno un sorriso o a 50 persone che gli lasciano 5 euro a testa? Quindi, e non è un esempio metaforico, è un dato di fatto, cioè il musicista di strada campa di quello e non campa certo dell'apprezzamento così generico. Certo, magari qualcuno dirà oggi sono andato, ho visto c'era questo che suonava benissimo, domani se passi da Piazza Salotto faccio un salto perché vale la pena e magari qualcuno ci mette dei soldi. Però da un punto di vista sostanziale il like è semplicemente effimero. Pensate per esempio a tutte le frodi che si fanno con le like factory, con gente che crea utenti fittizi che quindi ingolfano i follower senza però un reale effetto. Qual è il portato di questa condizione? È che noi cerchiamo i like perché abbiamo disperatamente bisogno di superare una condizione estremamente drammatica, la consapevolezza che gran parte di noi trascorrerà il tempo su questa terra senza che nessuno se ne sia accorto. Non tutti sono Leonardo da Vinci, non tutti sono Pirandello, non tutti sono Hitler, e quindi è nella natura dei fatti che della gran parte di noi si perderà la memoria, nella peggiore delle ipotesi, alla terza generazione. Il figlio ogni tanto si ricorda del padre, il nipote forse, sicuramente il bisnipote perde magari anche la memoria di da dove arriva. Adesso non è il caso di riportare il discorso sul culto dei morti dei Romani, l'aria ai penati e cose del genere, però la perdita di questo senso della storia, di questo senso della continuità da dove veniamo e da dove andiamo, per citare una battuta abbastanza nota in determinati ambienti, è anche un altro effetto dell'isolamento indotto da queste tecnologie. Perché c'è bisogno di solitudine? Perché se sono da solo non ho una rete di supporto, non posso chiedere aiuto a nessuno, non posso aiutare nessuno. Se avete un account YouTube oppure su un qualsiasi social network, sapete che in qualsiasi momento il vostro post può essere bloccato o il vostro account può essere totalmente eliminato, a pura discrezione del proprietario della piattaforma. Adesso quanti realmente pensano di poter fare una causa per farsi riaprire l'account? Se non altro per l'aspetto economico, perché sono delle cose che non sono poi tanto, non sono poco costose, dal punto di vista anche del tempo che è necessario. Quindi che cosa succede? Succede che il primo punto è quella che con una bruttissima parola si potrebbe dire la degiurisdizionalizzazione dell'esercizio dei diritti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se subiamo un torto dal signore della piattaforma non ci rivolgiamo al giudice, ma chiediamo pietà, chiediamo grazia all'oversight board, al moderatore, a quello che ha il potere di riattivarci l'account. Il fatto di rinunciare in questo modo al chiedere giustizia a chi dovrebbe darcela, cioè allo Stato, è un elemento che è talmente acquisito che addirittura l'Unione Europea approva un regolamento che si chiama Regolamento Servizi Digitali, lo sentite nominato come Digital Service Act, che viene presentato come un grande risultato perché così le piattaforme sono costrette a fare una serie di controlli. La realtà è che questo regolamento è una confessione di fallimento, perché sostanzialmente dice io Stato, io Unione Europea rinuncio a cercare di tutelare i cittadini e faccio in modo che lo facciano le grandi piattaforme. Cioè sostanzialmente si passa da una dimensione pubblica della tutela dei diritti a una dimensione totalmente privata. Facciamo un altro passo. Meta ha tentato di creare Libra, la sua criptovaluta. Poi il progetto non è andato a buon fine, ma il semplice fatto di averci provato è un ulteriore indice. Perché nel momento in cui il valore, la ricchezza, quello che noi produciamo, non è più garantito dallo Stato, ma è garantito da un soggetto privato, in primo luogo usciamo
dal sistema pubblico di controllo della ricchezza e lo attribuiamo ancora una volta nelle mani di un soggetto privato. Questo significa che se cominciamo ad usare quella criptovaluta o determinate criptovalute, forse passiamo dalla padella nella brace, perché è vero che sottraiamo il controllo sulla nostra ricchezza dalle mani dello Stato, ma nello stesso tempo affidiamo questo controllo a dei soggetti nei cui confronti non abbiamo nessuna reale possibilità di azione. E guardate che questa non è una cosa nuova, perché quando l'America e gli Stati Uniti passano dall'essere un paese fondamentalmente rurale a un paese industriale tramite la costruzione delle grandi linee ferroviarie, la dinamica era esattamente questa. Esistevano le private currency, cioè le monete private. I padroni delle ferriere pagavano gli operai con degli cheque, con delle monete che potevano spendere solamente negli empori dei padroni stessi, i quali decidevano il prezzo al quale determinati beni potevano essere venduti. Quindi nella sostanza, con la scusa con la finta presenza di queste monete, gli operai ricevevano soltanto un tozzo di pane o poco più. Questa cosa è ben descritta in un libro che si chiama The Robber Barons degli anni 30, scritto negli Stati Uniti, che racconta appunto di come le grandi dinastie americane abbiano utilizzato questo approccio predatorio anche basato sul controllo della moneta. E allora abbiamo detto, non abbiamo più la giustizia, non abbiamo più moneta in rapporto al sistema pubblico, non abbiamo più giustizia, non abbiamo più moneta. Se posso o non posso dire qualcosa non lo decide un giudice, con tutte le limitazioni che possiamo attribuire, le opinioni che possiamo avere sullo stato della giustizia in Italia e nel mondo, ma stiamo pur sempre parlando di istituzioni nei cui confronti abbiamo una qualche forma di leva, se non altro quando andiamo a votare. Ma se anche la possibilità di quello che possiamo dire o non possiamo dire ci viene tolta, perdiamo il terzo diritto, cioè la libertà di pensiero, la libertà di espressione. Pensate a tutto il ritorno di moda dell'etica, in particolare per quanto riguarda questa bufala dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché sentite dappertutto dire l'etica, c'è bisogno di etica, l'etica. Io però, quando faccio questa domanda agli esperti, quelli più bravi di me, agli esperti, dico sempre, scusate, ma l'etica di chi? Non mi risponde mai nessuno. Perché? Perché quando parliamo di leggi, quando parliamo di diritti, parliamo di una cosa che si forma in questo modo. Un gruppo di persone la pensa, perlomeno in un mondo democratico, un gruppo di persone la pensa in un certo modo, un altro gruppo di persone la pensa in un altro modo, i casi sono due, o fanno coltellate oppure trovano una mediazione. Trovano una mediazione, scrivono l'accordo, quell'accordo è la legge, quindi la legge, il diritto, è il frutto della mediazione etica, è il frutto giuridico, se vogliamo, della mediazione etica fra diverse visioni del mondo. Non esiste una etica. Quando si fa riferimento appunto all'importanza dell'etica, si parte dal presupposto falso che esista un'unica etica. Siccome non è così, che cosa succede? Che siccome la mia etica è migliore della tua, o ti convinco o ti convinci. Non ci sono altre opzioni. Tradotto, ci mettiamo il vestito bianco sopra l'armatura, facciamo una croce rossa in petto, prendiamo cavalli, spade e lance e andiamo a convertire gli infedeli, o viceversa dall'altro lato. Quindi quando si parla di etica si compie un'operazione concettualmente scorretta e fondamentalmente antidemocratica, perché parte dal presupposto che ci sia un gruppo di persone estremamente limitato che decide per noi. Cioè, invece di lasciarci la possibilità di negoziare i valori nei quali crediamo e di trovare un accordo per continuare a convivere in modo sperabilmente pacifico, c'è qualcuno che al suo interno, per interesse proprio, decide per noi che cosa è buono per noi. Esempio pratico, un paio di esempi pratici.
Quello più recente è l'acquisizione di Twitter, ora X, da parte di Elon Musk. Saprete che Musk decide di comprare Twitter perché ritiene che appunto i criteri di moderazione dei messaggi siano troppo rigidi e quindi, siccome secondo lui la libertà di parola è un bene che non può essere sacrificato, compra Twitter e gli cambia nome per poter garantire alle persone la massima possibilità di esprimersi. Personalmente la cosa mi fa anche piacere, perché ritengo la libertà di espressione veramente la cifra di una società democratica, però nello stesso tempo non posso non rendermi conto del fatto che se Musk, invece di avere interessi a tutelare la libertà di espressione, avesse avuto l'interesse totalmente opposto, cioè avesse detto Twitter è un covo di comunisti anarchici che non possono continuare a esprimersi in questo modo, quindi me lo compro per chiudere, per bloccare l'accesso, sarebbe successo allo stesso modo. Cioè, in altri termini, il potere di decidere qual è il limite del diritto non è più della società, ma è di chi ha il potere economico, militare, quello che volete, di imporre la propria visione etica del mondo. Un altro esempio, se vi è capitato di girare per Roma o per Milano o anche in qualche città europea o negli Stati Uniti, avete visto degli enormi manifesti con una persona e un iPhone di fronte e il claim "Privacy that's iPhone". Che cosa vuol dire questo? Che quale sia il contenuto del diritto alla privacy, non apro il vaso di vermi del concetto di privacy, però quale sia il contenuto del diritto alla privacy e come vada tutelato, ancora una volta non lo decide né un legislatore né un giudice, lo decide un'azienda privata che si appropria del potere di definire qual è il perimetro all'interno del quale possiamo esercitare un determinato diritto. Quindi, ancora una volta, questa è la prova empirica del fatto che l'utilizzo di queste tecnologie ci rende, ancora una volta, sempre più isolati e sempre più soli. E il fatto che noi rimaniamo soli è la migliore garanzia della prosecuzione di questo sistema, perché continueremo a comprare sempre cellulari, televisori con i monitor più grandi, accessi alla rete internet sempre più veloci, sedie sempre più comode per poter passare il tempo davanti a un monitor, fino a quando non diventeremo come i protagonisti di Dalì. Se avete visto di Wall-E, se avete visto il film. Cioè gente che scappa da una terra oramai distrutta dai rifiuti, e vedete tutti questi soggetti obesi che stanno su delle comodissime poltrone, guardano continuamente un monitor che gli manda messaggi pubblicitari e questi vivono, poi si capisce bene quale sia la logica di tutto, comunque vivono in questa condizione per cui anche non sono più capaci di camminare, perdono la fisicità dei loro rapporti. Ma tutto questo, al di là del fatto che non vi sarà sfuggita la ipocrisia di Hollywood che denuncia una condizione alla quale contribuisce, perché è evidente che anche il mondo dell'intrattenimento ha una grossa responsabilità in questo,